Ciao a tutti homebrewers e appassionati! Anche quest'anno ho partecipato alla finale del campionato nazionale homebrewers organizzato dal Moby, a cui sono riuscito a classificarmi per la seconda volta. Vi racconto com'è andata la giornata, quali birre ho presentato e i risultati della finale. Inoltre, con l'occasione ho avuto anche modo di fare un paio di assaggi tra birrifici e brewpub del Vicentino. Finale programmata per sabato 1 marzo. Sono partito il giovedì mattina da Catania e sono arrivato il pomeriggio a Vicenza. Prima sosta, Busa dei Briganti, birrificio agricolo di Padova con pub in centro a Vicenza. Tra la vasta scelta di birre e stili, quella che ha attirato la mia attenzione è stata la Iron Betty, una dark mild da 3,8 gradi servita a pompa. Veramente una birra molto ben fatta, di uno stile già poco facile da trovare di suo, servita a pompa è ancora più autentica. Il giorno seguente, dopo un breve tour del centro di Vicenza, nel pomeriggio sono partito insieme a degli amici per un tour. Come prima sosta abbiamo visitato un gran bel birrificio poco fuori Padova, il birrificio Crack, nella cui sede c'è un'ampia taproom e potete fare il tasting di 6 birre che potete anche comporre a vostro piacere. Ho assaggiato 6 birre in ordine di complessità, di cui 3 della loro cantina, dove trovate birre invecchiate tra cui Iga, Sour e Barley Wine veramente uniche. Ho iniziato il tasting con la Pizza Pils, un Italian Pilsner con una luppolatura particolarmente accentuata in aroma, con utilizzo anche di luppolo Citra. Poi la Guerriglia, un American Pale Ale con 43 IBU e una luppolatura fresca e generosa. La Giant Guerriglia, una Double IPA con doppio dry hopping da 8 gradi e ben 8 varietà di luppolo: Citra, Nelson Sauvin, Mosaic, Nectaron, Strata, Galaxy ed Eldorado. Devo dire che hanno fatto davvero un ottimo lavoro su queste luppolate. Sono freschissime in aroma e con un amaro morbido, mai tagliente e nessuna astringenza. Davvero perfette. Passiamo dalle luppolate alla birra della cantina con la Magma, un Italian Grape Ale brassata con moscato dei Colli Euganei, maturata 12 mesi su botti di Chardonnay e 24 mesi in bottiglia. L'ho trovata molto carica sulla parte grape, in aroma è proprio un moscato dolce e intenso, solo in bocca emerge la base maltata. Passiamo alla Arance, una Sour Wild Ale con aggiunta di arance da ben 12 gradi, davvero molto interessante. Il tocco wild non è eccessivo e si apprezza molto la frutta. Ed infine la loro Barley Wine, la Mansueto, di cui potete scegliere tra le varie annate. Ho assaggiato la 2022, un Barley Wine molto corposo da 13,5 gradi passato in botte. Dal birrificio Crack ci siamo spostati da Square per cenare. Ho assaggiato la Easy Wheat del birrificio Tige di Amsterdam, dove sono stato qualche anno fa nella sua iconica sede in centro, dentro un vecchio mulino a vento. Una Blanche Wheat Beer dall'insolita gradazione alcolica di 6,5 gradi, che ho trovato molto interessante e con un corpo ben sostenuto rispetto alle più tradizionali Wheat. Si potrebbe definire una Double Wheat. Ultima tappa, il birrificio Felia di Vicenza, dove ho assaggiato la Piazza delle Erbe, una saison di soli 4,9 gradi, come suggerisce il nome, aromatizzata con bucce d'arancia, cardamomo, anice stellato, coriandolo e menta. Seppur tante, sono davvero ben bilanciate, non coprono la base saison di questa birra. Ci tengo a ringraziare davvero tanto Davide, Lorenzo, Francesco e Nicola per la loro disponibilità e per avermi guidato con loro in questo bellissimo tour. Passiamo finalmente al giorno della finale. Arrivo al The Drunken Duck di prima mattina, il locale era già aperto e allestito con le sue ben 20 spine che ospitavano le birre dei birrifici Porta Bruciata, Sieman, Bondi ed MC77, ed erano presenti anche i birrai all'evento.
Alle 10 inizia puntuale il lavoro dei giudici ai tavoli. 12 giudici suddivisi in 6 tavoli, 2 tavoli per le 22 Altbier, una per ogni finalista, delle quali passeranno le migliori 4 di ogni tavolo. Gli altri 4 tavoli per le 42 birre a stile libero, delle quali passeranno invece le migliori 3 per ogni tavolo. Ho beccato per caso la mia saison al tavolo di Daniele Cogliati, che ne aveva già apprezzato una molto simile nel 2023 ed aveva poi pure vinto quella tappa, quindi non so se è un buon presagio. Nel frattempo, per alleviare la tensione, ci siamo piazzati fuori ad assaggiare le nostre produzioni, tra le quali c'erano tantissime birre davvero di alto livello. Conclusa la fase eliminatoria, i giudici hanno poi proseguito con la fase finale senza annunciare quali birre fossero passate. Durante la fase finale, i giudici selezionati assaggiano tutte le birre e le classificano attribuendo poi dei punteggi. La birra stile designato, l'Altbier, acquisisce dei punti in più rispetto a quella stile libero. Con il punteggio totale si stila poi la classifica finale. Nel frattempo, pausa pranzo e poi di nuovo a gestire la tensione fino all'ultimo momento. Allora Daniele, ciao! Una bellissima giornata, sono stati fatti alcuni spoiler sull'andamento della gara, non diciamo niente perché è inutile giocare di pronostici. Siamo in attesa, in trepidante attesa. Un po' di qua? È stata una bellissima giornata, abbiamo bevuto tante belle birre, sicuramente combattute. Sono contento di essere qui tra tutti questi famosissimi homebrewer e giocarmi anch'io il mio posto in finale, il piazzamento d'onore. Ciao mamma! Ciao! Siamo su YouTube! Andiamo finalmente alla premiazione, dove hanno annunciato i primi 8. All'8º posto Adriano Bresciani con la sua Barley Wine. Al 7º posto ci sono io, grazie proprio alla mia saison, che è stata la terza birra tra quelle a stile libero, l'unica delle mie birre presentate a raggiungere il tavolo finale. Sono molto contento di essere arrivato con questa birra alla fase finale, purtroppo l'Altbier non è stata all'altezza delle sue avversarie, quindi non ho potuto ambire di più, ma è un piazzamento onesto e conoscendo i miei avversari è già tanto e non avrei potuto ambire di più. Al 6º posto Francesco Pilia con la sua Altbier. 5º posto per Nicola Bossi grazie all'Altbier e alle 2 birre a stile libero che si sono piazzate tra le migliori. 4º posto Simone Verlingeri con la seconda migliore Altbier. Andiamo al podio con 3º posto per Michele Mingardi che ha piazzato l'Altbier quinta ed una Hazy Sour IPA seconda tra quelle a stile libero. Una scelta coraggiosa ma davvero una birra molto azzeccata e ben studiata. Al 2º posto il campione dello scorso anno Americo Morelli che ha presentato la migliore Altbier tra tutte. Ed infine il campione nazionale 2024 è stato Simone Pennesi con la sua Altbier classificatasi quarta e la migliore birra stile libero che è stata la sua Doppelbock. Davvero complimenti Simone! Oltre alla classifica ufficiale è stata fatta anche una mini giuria da parte dei birrai presenti all'evento che hanno decretato le loro migliori 3 Altbier e le migliori 3 birre a stile libero, sempre tra quelle che avevano raggiunto il tavolo finale. Vediamo come sono andate le birre che ho presentato. La saison è andata molto bene, anche meglio di come mi aspettavo. È stata apprezzata molto per quanto riguarda l'aroma, in particolare l'equilibrio tra esteri fruttati e fenoli speziati con note agrumate. È stato segnalato un ottimo lavoro fatto con il lievito. Ricordo che qui ho fatto un blend di 2 lieviti saison, un secco e un liquido, e il carattere della birra ne ha beneficiato tanto. Se volete potete andare a rivedere il video della cotta e vi lascio anche il link in descrizione. Una buona carbonazione e un'ottima secchezza, forse anche troppo perché lascia un amaro finale un po' ruvido, che rientra anche nello stile ma si può gestire un po' meglio forse. Infatti tra i consigli c'è quello di lasciare un filo di corpo in più, che non è così facile e scontato con i lieviti saison. Alle schede del primo tavolo
ha preso 42 e 37 su 50, risultando tra le migliori 3 del suo tavolo e passando alla fase finale, dove poi si è piazzata come terza assoluta. Per quanto riguarda l'Altbier invece è andata molto male. Ad una prima lettura della scheda non mi quadrava tanto il giudizio, infatti ho pensato che l'avessero scambiata con un'altra. È stata segnalata presenza eccessiva di acetaldeide che andava a coprire la base maltata, problemi di fermentazione e note ossidative. Non so se la birra si sia rovinata parecchio durante i 3-4 giorni di spedizione o se l'ho sopravvalutata io. Riassaggiandola con le schede davanti, in effetti noto anch'io un aroma di mela verde che può indicare appunto presenza di acetaldeide, ma penso che il viaggio non l'abbia aiutata. L'altra birra stile libero che ho presentato è stata la mia ultima porter, ma era una birra di ripiego, perché avrei dovuto presentarne un'altra, ma c'è stato qualcosa che non è andato bene in rifermentazione. Poi ve ne parlerò in un altro video. Anche la porter non ha brillato e ha preso dei punteggi molto più bassi di quelli ottenuti 2 mesi prima all'ultima tappa del campionato, 28 e 30 contro 36 e 37. È stato segnalato un carattere monocorde con eccessivo aroma di bruciato e di cenere e addirittura acidità data dai malti scuri, mentre prima era stata apprezzata per la mineralità data da un'acqua più dura che evitava appunto l'acidità favorita dai malti scuri di emergere. Considerando i punti che ho fatto con la Saison, che ha preso il terzo posto tra le birre a stile libero, è un vero peccato non aver potuto fare di meglio con l'Altbier e avrei potuto ambire sicuramente a una posizione più alta in classifica. Ma tutto sommato posso ritenermi anche soddisfatto di questo settimo posto. Piazzare una birra a stile libero al terzo posto tra le 42 presentate, tutte prodotte dai migliori homebrewers della competizione, è una piccola ma grande soddisfazione. Per il resto è stata davvero una bellissima esperienza di condivisione di questo hobby con tutti gli homebrewers, i birrai, i giudici e gli appassionati presenti all'evento. Adesso posso già pensare al campionato 2025 che inizierà a breve e sono già uscite le date e sono state estratte anche gli stili per le menzioni speciali. Non è ancora stato annunciato invece lo stile designato per la prossima finale, ma su questo c'è ancora molto tempo, anche perché non è così facile e scontato classificarsi per la finale. Come per lo scorso anno comunque non penso di programmare le mie cotte in funzione di questo campionato. Ho già in mente delle birre da abbrassare in questi mesi e ho altri eventi già programmati a cui partecipare, quindi cercherò di trovare le migliori birre da presentare alle varie tappe e vedremo come andrà. Vi terrò sempre aggiornati come sempre nei prossimi video. Se vi è piaciuto il video racconto di questo weekend e della finale, lasciatemi un like se potete e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati. Grazie sempre del vostro supporto, ci vediamo al prossimo video.